Benvenuti in questo nuovo video. Sarà un video un po' diverso dal solito perché non vedrete qui insieme a me, dato che è impegnato lavorativamente parlando, ma vedrete mio papà, che per i più attenti avrete già visto anche in un altro video sul nostro canale. Tra l'altro, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, così almeno non vi perdete nei prossimi contenuti e insomma un po' le evoluzioni della nostra vita con la macchina camperizzata e anche di nuovi progetti come quello di oggi. Il nostro obiettivo sarà trasformare questa parte del nostro cassero, vedete qua questa apertura, dentro si presenta così, non badate al disordine perché stiamo chiaramente svuotando e sistemando tutto, però vi faccio passare qualche clip di come era in passato, di come era prima che svuotassimo tutto, perché là un tempo c'era il pollaio, stava l'asino, quindi c'era un separé. Ora ve lo faccio vedere e qua abbiamo un'altra parte che già avevamo in parte restaurato. Iniziamo a lavorare. Il primo obiettivo di tutto questo lavoro naturalmente è chiudere. Dobbiamo chiudere questo bucone qua mettendo dei serramenti, quindi stiamo lavorando qua con il legno per creare le basi insomma su cui appoggiare poi i serramenti, che spoiler saranno quelli là che vedete lì nello sfondo. Tra l'altro tutti i materiali che stiamo utilizzando sono di recupero perché erano tutti legni che avevamo del vecchio recinto appunto che c'era qui sotto. Come vedete stiamo ripulendo dalle graffette, dai chiodi, se no poi si rovinano gli attrezzi quando passi sopra, e poi sarà piallato così almeno risulta un pochino più liscio, ecco. Siamo qua sul porter, stiamo andando a recuperare le viti e i tasselli perché non avevamo della lunghezza giusta, quindi andiamo, li portiamo con noi. Il prossimo passaggio è fissare quel legno lì qui al muro. Facciamo i buchi per i tasselli adesso. Laser qua che ci dà la misura sempre infatti, benissimo, così secondo me sì, allora sì. Adesso di queste qua prendiamo inserto. Ora andiamo ad unire quel legno lì con l'altro per fare uno spessore di 9 centimetri. Praticamente i tasselli per aiutare le persone che vogliono fare una scelta del genere. Questo è un tassello 10 x 50 mm la lunghezza, 10 il diametro. Sul tassello c'è scritto anche il diametro della vite se uno vuole usarla. Noi sulla base di questo abbiamo usato delle viti da 6 x 100 la lunghezza. Perché lavori bene il tassello ci vuole 60 o maggiore di 60 mm parliamo. Noi abbiamo 60 perché se la vite è 100, il legno è 40, i 60 che restano sono quelli che lavorano nel tassello. Se è troppo corto il tassello non spande abbastanza, se è troppo lungo devi avere comunque, come hai visto prima che foravo, facevo il foro più lungo, perché se fosse più lunga che va dentro di più non deve toccare sul muro perché sennò poi strappa fuori il tassello. È un'opzione tecnica che così impari a fare anche te, che la prossima volta non vengo io a farlo. E adesso, quindi per spiegarvi, adesso stiamo mettendo questi legni, questi qua che vedete, uno attaccato al muro con le viti che abbiamo fatto vedere, l'altro attaccato a questo qua, perché fungeranno poi da supporto per il nostro telaio delle porte che dobbiamo mettere. Lo facciamo sia da un lato che dall'altro chiaramente. Allora guardate come inizia a prendere forma, abbiamo già il primo telaio che stiamo fissando, questo va fissato con le viti al nostro telaietto di legno. I lavori stanno procedendo, mi raccomando, se ancora non siete iscritti iscrivetevi così non vi perdete i prossimi contenuti e arrivate fino alla fine del video per scoprire cosa è venuto fuori qua. Qui stiamo procedendo, ora dobbiamo fare la parte lì sopra, il cappello, per tenere ferma tutta la struttura. ripreso
dopo pranzo, dopo la pausa pranzo. Adesso stiamo mettendo delle zanchette qua dietro per fissare tutto, se no questo si muove troppo. Ragazzi, guardate un po' che cosa abbiamo già messo. Ora stiamo solo cercando di fissare le serrature perché sono un po' sbilenche, però già guardate che bell'effetto che fa. Già è super bello così, poi sarà da verniciare, sistemare, chiudere là in alto. Tecnicamente abbiamo sistemato le serrature, adesso la porta perlomeno si chiude, manca ancora un po' di lavoro da fare, però guardate già rispetto a questa mattina. Allora ragazzi, qua abbiamo anche Abi e Chibognola che stanno giocando chiaramente. Finita la giornata per il momento, abbiamo fatto tutta questa struttura, domani si andrà avanti e faremo vedere anche poi prossimamente come evolveranno i lavori. Qua in mezzo, perché sennò oppure facciamo le sague per mettere le facce e fare le foto, i selfie. Quindi qua dovremo... Facciamo la self position. Ciao!